riuscivo a fargli saltare il blocco. Allora gli dico, guarda, si fa un'altra cosa, prendi la telecamera e guardati dall'alto, così ricostruiamo l'immagine dall'alto. E mi è successa una cosa strana che ci fece capire un'altra cosa. È puro culo, perché la sperimentazione, cioè, è bello questo. C'è un albero lì fuori, sì, metti la telecamera sull'albero, bene, sei lì, la telecamera, guarda sotto, vedi la macchina? Sì, e lei fa così e guarda sotto, vedi la macchina? Bene, e cosa si vede? C'è il mio ragazzo al volante, cosa fa? Dorme. E tu cosa fai? Io non ci sono in macchina. Non ci sei? E dove sei? In alto. Avevo messo per puro culo la telecamera dove lei era veramente stata. Quando l'avevano tirata su, era passata di lì. E io, nel dire metti la telecamera in alto, avevo messo la telecamera nel posto dove lei era veramente stata. Automaticamente gli chiedo, scusa, ma sei uscita dalla porta, dalla portiera, no? E da dove sei uscita? Sono passata attraverso la macchina. E cosa c'è di sopra? E lei fa, la macchina, una macchina grande che mi sta portando su, la tirano su, gli fanno il solito lavoro e poi la rimettono giù. Quando la stanno per rimettere giù, e lei mi va in ipnosi solo in questo momento perché ha visto questa scena. Perché nell'istante in cui io riesco a appiccicarla in qualche modo a una visione dove lei è veramente stata, scavalcando il blocco, lei è dentro la scena e mi parla come se fosse presente. Ora succede questo, ora succede quell'altro, ora succede quest'altro, mi fanno di tutto, ginecologia, le cose, il feto, gli tolgono via di tutto. Sta per rientrare e io gli dico, perché bisogna, se no diventa un coitus interruptus, la devi riportare fino in fondo, l'esperienza ti devi far vivere tutta. I piccoletti ti stanno rivestendo, sì, sono bravi i piccoletti a rivestirti, chi se ne frega, ma è una domanda di alleggerimento della tensione. No, non sono bravi, ti stanno rivestendo, sì, ti portano a casa, sì, brava, lei ha lo sguardo fisso, non vede niente, ma siamo a casa mia, io davanti a lei. E a un certo punto, invece di rispondere alle mie domande, cominciava a fare, oddio, e ora come faccio? Cosa c'è? Che problema hai? Le scarpe, non trovo più le scarpe. Dove mi hanno messo le scarpe? E ora vanno una cosa strana, in una situazione del genere, le scarpe, non trovo più le scarpe. No, le ho lasciate in macchina, non ce le avevo quando mi hanno preso, le avevo tolte. Ecco, ricorda esattamente anche questo banalissimo particolare nell'istante in cui ritorna e la rivestono e cerca le scarpe, e lei si ricorda esattamente il patimento che deve aver provato in quel momento non trovando più le scarpe, ma si è ricordata che l'avevano presa quando lei le scarpe se le era tolte dalla macchina. Cioè vengono fuori tutti questi piccoli particolari che ti fanno capire come la programmazione neurolinguistica è un'arma potentissima per riuscire a capire un certo numero di cose. Morale della favola. Dietro tutte queste esperienze che oggi abbiamo visto un pochino così sparpagliate, tanto per dare un'idea della situazione, abbiamo toccato un po' alcuni punti, dietro queste esperienze c'è la realtà delle cose. Questo vuol dire che i nostri addotti sono stati veramente addotti dagli alieni, ma questa diventa una battaglia a questo punto che è, ora te lo dico io come si fa, le cose stanno così bene, ora abbiamo capito bene come sono fatti gli alieni, di cui oggi non abbiamo in realtà parlato, però la risposta è sì. Li possiamo cacciare? Sì. Ed ecco che noi riusciamo a fare quello che si chiama un esorcismo, tutto sommato. Un esorcismo che è tecnologico, un esorcismo che è fatto quando te sei in ipnosi, perché sennò io avrei la casa demolita. Il soggetto in ipnosi non ha la padronanza del proprio corpo, quindi sta fermo, è bloccato. E quando ti parte la vibrazione all'interno, che la parte animica sa come mandare via l'alieno, perché gliel'hai spiegato, si tratta della vibrazione, devi vibrare dentro di te a quella frequenza forte, e la parte luminosa si stacca. Come parli ha una sua importanza fondamentale nella parte ipnotica, perché è un tentativo di respirare con il soggetto che hai sotto mano, e quindi c'è una cadenza particolare che è fondamentale in queste cose, no? Che ci vuole un po' di esperienza ovviamente, perché sennò non la puoi improvvisare. E allora viene l'esorcismo, si stacca. E la cosa che noi non abbiamo notato è che quando facevamo le registrazioni, per esempio, sotto il rumore di fondo si nascondeva un battimento,
io dicevo, si staccano, tutto, sempre più forte, a un certo punto, il soggetto si abbatte così, come se qualcosa fosse un parto, e anche il battimento sulla registrazione scompare. Avevamo registrato qualche cosa, tutte le volte siamo andati a ritrovare questo fenomeno e tutte le volte c'è nella registrazione questo battimento sempre più forte, sempre più forte, così, e alla fine, nell'istante in cui il soggetto riesce a partorire questa emissione del lux, per esempio, lo manda fuori, scompare il battimento. Qualcosa che il nostro orecchio non sentiva, ma che la macchina sentiva. Qualcosa di misurabile, comunque. Quindi, se noi volessimo, per esempio, se la scienza ufficiale si interessa di queste cose, non ci vuole uno scienziato, ci vuole una persona intelligente per studiare queste cose. Il che la dice lunga, non ci vuole uno sciamano, ci vuole una persona che abbia studiato, ci vogliono tutti e due, il lobo destro e il lobo sinistro, se no non ci sarà niente da fare. La cosa importante è che noi abbiamo trovato per ora abbiamo individuato che cos'è il problema alieno, abbiamo capito come sono queste cose, l'80-90%, non abbiamo capito tutto, ma quasi tutto. Sappiamo come eliminare il problema, ci siamo riusciti almeno al 35% dei casi, quindi da parte mia si dice che se non ci riesce una volta sola ci può riuscire sempre, basta migliorare un po' il sistema, ma la cosa più importante è che abbiamo capito come è fatto l'uomo. L'uomo è fatto dell'esistenza di Dio, noi siamo Dio. Questo è il risultato finale della nostra ricerca. Chi se ne frega a questo punto degli alieni? Ecco, se avete delle domande, questo è il momento. Grazie. Perché l'alieno non è come l'uomo? Interessante. A questo punto mi pare che l'alieno che è un uomo che in teoria mi viene a pensare che se ci sono altre forme di vita sono sempre adeguate, cioè simili all'uomo, hanno tutte le caratteristiche dell'uomo. Allora, ho una risposta. La risposta viene dalla parte animica. Allora, quando siamo andati avanti nella nostra ricerca e abbiamo cominciato a liberare, diciamo così, le parti animiche dagli alieni, allora c'era rimasto spazio per poter fare un po' di indagine su tutte queste cose. E solo a questo punto che abbiamo cominciato a chiedere delle cose che erano di nostro interesse. Prima non lo potevamo fare perché prima il target primario era togliere l'alieno dalle palle. Quando questo è successo, la parte animica gli si è chiesta, vediamo a tante, in modo che la risposta debba essere sempre la stessa, la genesi dell'universo. Allora ora vi racconto la genesi dell'universo come la dice Anima. Un bel giorno c'era la coscienza. Lei non la chiama coscienza, lei la chiama la luce, prima, l'emanazione, eccetera. La coscienza. A un certo punto questa coscienza ha voluto creare la parte speculare di sé per specchiarsi e per guardare come era fatta e ha creato lo spazio interno dell'energia. In quell'istante si è creata una cosa che si chiama dualismo o dualità. Buono, cattivo, acceso, spento, pieno, vuoto, bianco, nero, destra, sinistra, così, che prima non c'era. La coscienza non ha dualismo, è e basta. Nel fare questo sono stati creati due creatori. Uno ha creato gli alieni, le sottorazze, tutte le gerarchie, eccetera, eccetera, e a un certo punto il prodotto finale ha creato l'uomo. L'uomo è come la Ferrari, l'ha creato all'ultimo, è meglio degli altri e lo ha creato con anima, mentre le gerarchie aliene le aveva create meno bene, senza anima. A questo punto l'uomo primo, che nacque su questa terra e che aveva, dice la parte animica, un corpo diverso dal vostro, era molto più grande, era un gigante, e noi troviamo in effetti 250 simboli, nessuno ne parla, le ossa di giganti su questo pianeta. Questo uomo, che aveva il DNA tutto buono, che parlava con Dio, si è riunito al suo creatore
l'uomo era stato creato con anima e loro no, quindi gli alieni non erano immortali. Gli alieni hanno detto allora, sai cosa si fa? Anche noi si crea un uomo, così l'uomo viene con l'anima e noi gli prendiamo l'anima all'uomo, come facciamo noi con i maiali che gli prendiamo il cuore per fare i trapianti di cuore. Le gerarchie aliene fanno l'uomo, ma non sono capaci di crearlo da zero come